Quindi diciamo che da quel momento in poi, dopo questa delibera, diventava ufficiale quanto era stato deciso contro i politici, cioè diciamo contro i nemici giurati di Cosa Nostra, Falcone e Borsellino, e contro i politici che si erano defilati nell'appoggiare Cosa Nostra. Senta, ma fu Rina a comunicare in realtà queste voci ufficiose sul maxi processo, oppure lei le aveva prese autonomamente? Erano delle voci che già giravano all'interno di Cosa Nostra, quindi non mi sembra che sia stato Rina in quella sede, ma già era un discorso che si avvalorava, perché vi erano stati dei presupposti che già il cambiamento della sezione del processo, c'è tutto un complesso di situazioni che già nell'ambito nostro girava la voce che il processo, la sentenza andava male. E allora mi ricollego a una delle espressioni da lei da ultimo utilizzate. A proposito del cambiamento del collegio della Cassazione, può essere più chiaro che cosa ha inteso riferire, a che cosa soprattutto più chiaro faceva no, perché io non è che sono in materia un esperto, ricordo così diciamo a gomito, cioè vi era stato anche un discorso travagliato in seno alla Cassazione, dove doveva essere un procedimento che doveva andare in una determinata sezione, non mi ricordo se fosse quella presieduta da Carnevale, invece il processo è stato mandato in un'altra sezione. A fine del 2001 si aveva sentore che il maxi processo prendeva una brutta piega. Prego. Senta, lei ha detto 2001, immagino che sia un lapsus. Chiedo scusa, parliamo del 91. Senta, signor Giuffre, le faccio una domanda precisa. Quindi nel dicembre del 91 e nel gennaio del 92 Bernardo Provenzano aveva condiviso in pieno questa strategia di Rina di eliminare i politici e di eliminare i magistrati? Sì. Senta, lei sa poi Lima quando è stato eliminato? Marzo mi sembra del 92. Marzo del 92. Perché si è cominciato con Lima, se lei ne è venuto a conoscenza? Perché era il personaggio, diciamo, che aveva le responsabilità maggiori nei confronti di Andreotti, nei confronti, diciamo, del Roma, e nello stesso tempo, diciamo, che applicando la teoria che uccidiamone uno per insegnare a 100, diciamo che è stato un segnale mandato a tante altre persone politiche. Ecco. Prego. Chi erano queste persone politiche? Prima Andreotti, poi ci poteva essere anche Martelle e gli altri. Ma per quanto è a sua conoscenza, l'omicidio Lima è stata la rottura di questi rapporti con quella classe politica, oppure in realtà è stato un omicidio che in realtà serviva a dare un segnale anche per eventuali nuovi contatti politici con altri esponenti politici? Tutte e due. Diciamo che serviva ad azzerare, cioè a chiudere il discorso dell'87 in un certo qual modo, perché c'è stato quel cambiamento di strategia, signor Procuratore, dalla Democrazia Cristiana al Partito Socialista. Cioè questa strada ormai era stata superata, azzeriamola completamente, eliminiamola, e quindi c'è stata l'eliminazione di Lima, che come ho detto ci devono essere tanti altri omicidi.
E per quanto è a sua conoscenza, Bernardo Provenzano condivideva questo atteggiamento nei confronti quindi di rottura nei confronti di tutti i politici siciliani? Ma su buona parte sì. Tutto sapeva Salvatore Riina di quello che faceva il Provenzano, e il Provenzano, diciamo, che informava sempre il Salvatore Riina. Si riteneva all'interno di Cosa Nostra che la vicenda del cambio di sezione fosse attribuito anche all'intervento del dottore Falcone? Ovviamente sì, perché veda, il dottore Falcone, per non andare a fare il processo sull'omicidio di Falcone, diciamo che era ritenuto, su questo ne ho la massima certezza e ricordi perfetti, e cioè il nemico più acerrimo di Cosa Nostra, ma non da questo periodo della fine degli anni 80 o l'inizio degli anni 90. Io risalgo addirittura a metà degli anni 80, a parte quando vi sono stato elevato a ripetere la Pizza Connection, cioè determinate, cioè che sono state questo il campanello di allarme sul vero senso della parola, che stavano saltando un pochino le cose all'interno di Cosa Nostra, e che in modo particolare avevano diciamo anche creato con il dottore Falcone un certo rapporto di indagine tra la Sicilia, Palermo e l'America, in modo particolare su New York, se vado bene con la memoria, con il Giuliani. Quindi era scattato un sistema di allarme che già, diciamo, a metà degli anni 80 sulla pericolosità, sia in modo particolare del dottore Falcone, lo dicasi per il dottore Borsellino. E tenga presente, cioè, questa piena, signor procuratore, che avanzava, non si è trovata la forza per poterla arginare. E qua è tutto il discorso anche politico. Prego, signor procuratore, prego. Senta, riprendiamo allora dal momento in cui il collega Del Bene si è interrotto. L'ultima sua risposta è stata il riferimento a una data che sembra una data fatidica per i cambiamenti interni all'organizzazione Cosa Nostra. Vuole dire qual è questa data e perché è così importante? Nel 93 ci sia l'arresto di Salvatore Riina. No. Sì, giusto. Quindi, scusi. Giusto, se vado Vabbè, bene. scusi. Nel 93 ci sarà il 15 gennaio del 93. C'è l'arresto di Riina. Io poi successivamente rivedo il Provenzano, esco dal carcere dopo un mesetto e mezzo, esco dal carcere, mi incontro con il Provenzano. Il Provenzano aveva trovato, sono rimasto, diciamo, in quello e negli altri successivi, molto perplesso del suo dire. Cioè, ho lasciato io il Provenzano guerriero, dove si parlava di omicidi, di violenze, di danneggiamenti, eccetera, eccetera. Trovo un Provenzano completamente diverso, cioè con una strategia completamente opposta a quella di cui io conoscevo in lui, e quindi mi comincia
ad addestrare, diciamo, a farmi entrare in questa sua nuova strategia. Un provenzano completamente riciclato, come se lui nel periodo antecedente al 93, al periodo in cui io mesi incontro, come se lui fosse stato in un altro mondo, cioè lui non esisteva negli anni 80, non esisteva all'inizio degli anni 90, cioè una persona completamente, mi passi il termine, diciamo, vergine, come se tutte le colpe fossero state della Commissione, tutte le colpe fossero state di Salvatore Riina, come se lui, diciamo, stava parlando fra l'altro con uno che veniva pure, con un extraterrestre, io a lui non lo conoscevo. Comunque, dicendo che appositamente si doveva mettere da parte l'attacco frontale allo Stato, ritornare al discorso che contro lo Stato si perde, contro lo Stato non si ci può. E questa è una vecchia teoria che circolava da sempre dentro Cosa Nostra. Cioè nel momento in cui tu prendi di petto lo Stato, tu ci perdi. Perché lo Stato, quando vuole, è più forte. Quindi noi ora dobbiamo abbandonare la strada che fu di Salvatore Riina e riprendere una nuova strada. La strada di non fare scruscio, cioè non fare rumore, non fare cose eclatanti, in modo che noi non diamo nell'occhio, in modo che si ritorni ad avere a quelli che sono stati i discorsi antecedentemente a tutto questo cataclisma, cioè in modo particolare ritornare a ripristinare quei contatti basilari politici fermi, solidi e seri, in modo che Cosa Nostra possa risollevarsi e uscire da questa crisi. E anche qua dice che nel giro di pochi anni, 6-7 anni, portando avanti questa strategia, ne usciremo fuori. Io sono perfettamente d'accordo anche con lui e lo dico apertamente allo stesso, che non si poteva continuare con le bombe, non si poteva continuare a fare la guerra dentro Cosa Nostra, non si poteva continuare contro questa aggressione contro quelli che sono i poteri dello Stato, perché ci si esce con le ossa rotte. Sia la politica ad essere la forza principale, perché Salvatore Riina voleva essere lui la forza che doveva dominare, e questo è stato il danno principale. Se lui è vero che porta avanti questa strategia nel mentre, c'è un'altra strategia, sempre la solita, che va avanti, perché Luchino Bagarella è fuori, i Graviano sono fuori, e portano avanti, e sono tutte persone di stretta osservanza di Riina, portano avanti sempre la solita strategia. Non sarà il 93 e il 94 non sarà un periodo tranquillo, perché troverà in Luchino Bagarella, diciamo, la persona che lo contrasta abbastanza bene,
e anche nei suoi movimenti il provenzano diciamo che è limitato, tanto è vero che, come ho detto in altre circostanze, il Bagarella e il Brusca nell'ambito della regione siciliana vanno prendendo sempre più spazio, vanno prendendo sempre più consenso. Poi ci saranno nel 95, se la memoria non mi inganna, l'arresto del Bagarella, prima ci saranno quelle del 94 mi pare dei Graviano, poi quelle di Bagarella, poi quelle di Brusca, e diciamo che piano piano il provenzano si mette nelle mani, con il nostro aiuto, si intende mio, del Benedetto Spera, del Carlo Greco, di Aglieri e di altre, diciamo, si va guadagnando lo spazio perso a favore dell'ala di Salvatore Riina e quindi di Graviano, Bagarella e Brusca. Nell'ambito del vostro gruppo di persone più vicine a Provenzano, quindi i nomi che abbiamo fatto più volte, Provenzano, lei, Spera, Aglieri, Greco, avete mai discusso in presenza o anche in assenza di Provenzano di attività, di atteggiamenti attivi del provenzano che potessero aiutare le forze dell'ordine a operare gli arresti di quelle persone che abbiamo detto, Riina, Graviano, Bagarella, Brusca, Vitale, eccetera? Tutta onestà sì, perché c'era stato un susseguirsi di arresti molto accentuato, molto anormale per quelle che sono i discorsi, cioè per quello che ha insegnato, che insegnava, diciamo, i discorsi di Cosa Nostra. Chi cominciava a dubitare? Chi aveva questi dubbi? Ma dubitavamo noi stessi, perché cioè nel momento in cui c'è un susseguirsi di arresti così importante, a partire da Salvatore Riina. Prego, ci sarà un altro discorso che interesserà direttamente al provenzano. Il provenzano mi chiederà su questa voce che va ad interessare lui direttamente, che ormai è pubblica, diciamo, un pochino, nell'ambito di Cosa Nostra. Dice: Ninuzzo, le traduco la frase che ha detto lui, me la ricordo perfetta. Tu pensi che io sono sbirro? Giustamente, signor Presidente, non è che ci posso dire che è sbirro. Dico, lungi da me completamente un discorso di questo genere. E il discorso si è chiuso là e siamo continuati tranquilli, siamo sul finire degli anni 90.